Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo gli errori d'avvio che può dare la nostra radio e come fare per sistemarli. Questi errori si presentano all'accensione della radio e a volte possono essere anche più di uno. Sebbene basti la pressione di un tasto per andare avanti, sarebbe meglio che all'avvio non si presentassero. Partiamo dai più comuni. Throttle warning significa che lo stick del gas non è a zero, infatti per motivi di sicurezza nessun modello si arma se il throttle non è a zero. Portiamo giù la levetta del gas per risolvere. Il secondo errore più comune è lo switch warning, che significa che uno o più interruttori non sono in posizione 0. Qui ci dice appunto quali interruttori non sono a 0. Per risolvere portiamo gli interruttori nella posizione corretta. Vi ricordo che la posizione 0 è quella lontana da noi, mentre se portiamo l'interruttore verso di noi abbiamo posizione 1 e posizione 2. Un altro errore che può capitare è l'SD card warning. Questo avviso ci dice che i contenuti della microSD hanno una versione diversa dal firmware della radio. Questo in genere capita dopo un aggiornamento firmware del sistema operativo. Ho già spiegato in un altro video come muoversi se la radio vi dà questo errore. Se vi serve vi lascio il tutorial linkato in descrizione. Un altro errore che potrebbe capitare è l'EPROM warning. Questo errore si presenta quando cambiamo tipo di software nella radio, ad esempio passando da EGTX a OpenTX o viceversa. Per risolvere basterà premere un tasto, la radio sistemerà automaticamente l'errore e al prossimo avvio non si ripresenterà più. Un altro errore piuttosto comune è il failsafe warning. Questo errore si ha quando usiamo il modulo interno della radio e non abbiamo settato il failsafe. Questo avviso comunque si riferisce solo al modulo interno multiprotocollo o FrSky. Per risolvere questo problema accediamo al menu modelli e andiamo nella pagina setup. Poi in failsafe scegliamo no pulse. Alarm warning appare quando abbiamo impostato i volumi della radio a 0. Questo ci avvisa che in caso di necessità la radio non emetterà nessun allarme. Questo avviene appunto quando sentiamo il sound mode in quiet. Io vi sconsiglio di impostare la radio in questa modalità e se lo fate state molto attenti a tenere i parametri sotto controllo perché in caso di necessità la radio non vi darà nessun avviso. Per rimettere le cose a posto settiamo un OK, che è il valore predefinito del sistema operativo. Per oggi è tutto, questi erano gli errori che possiamo trovare all'avvio della radio. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.